Salve, bentornati sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un coltello che avrebbe dovuto aspettare ancora un po', ma molti mi hanno richiesto, dopo averlo visto in un altro video, di parlare di questo coltello. Quindi andiamo a parlare del Viper Berus. Ed eccolo qua, questo qua è il nostro Viper Berus. Lo vediamo nella sua bellezza. È fornito con questo piccolo fodero in Kydex che ha una novità. Invece di avere il solito aggancio verticale, abbiamo questa util clip che può essere messa anche volendo in orizzontale. Basta fissarla nell'altra posizione e può essere spostata in avanti o indietro a seconda della profondità delle vostre tasche. Avete capito bene, un piccolo lama fissa che si può tenere in tasca al posto di un folder. Allora, il Viper Berus innanzitutto è un prodotto italiano, prodotto appunto dalla Viper. Ve lo faccio vedere. Ed è disegnato da un noto disegnatore italiano, Rumicci. Vediamo che abbiamo qua il simbolo col nome del disegnatore. La lama è costruita in acciaio M390 temprata a 5960 HRC. Vediamo che la costruzione è full tang. Dicevamo, vedete che è una costruzione full tang. La lama sola è lunga 67 mm, quasi 7 cm. Lo spessore è di 4 mm e ha questa rastrematura sul dorso che va benissimo per fare jimping nell'impugnatura. All'inizio ero dubbioso su questo coltello perché pensavo che avesse il manico troppo corto. In realtà, col manico costruito appositamente da Rumicci dove si può inserire il dito, si riesce a tenerlo in mano molto fermamente e senza stancare troppo la mano. Io che ho comunque una mano discretamente grande, vedete che riesco comunque a impugnarlo fino al mignolo. La lunghezza totale è di 154 mm, quindi poco più di 15 cm. Ecco perché è da prendere in considerazione al posto di un folder, da poterlo tenere in tasca. Adesso lo vediamo confrontato a un cold steel Lowman, per esempio, chiuso, e un cold steel Lowman aperto. Vedete la differenza di dimensioni. Se poi lo vediamo confrontato con un'Isula, ecco che ancora una volta il nostro Berus vince in dimensioni, ma anche in spessore della lama, che non vuol dire un taglio inferiore, perché è una lama flat, quindi va veramente a finire, e devo dire che taglia veramente molto bene. E non taglia bene solo sbucciare la mela o queste cose qua, lavora bene anche sul legno. Ne sfata un po' il mito che fosse un coltellino solo da sbucciare la frutta o da tagliare il panino, perché si impugna veramente bene e può essere utilizzato anche per le uscite fuori porta, per le passeggiate in montagna e nei boschi. Lavora molto bene sia di punta che nel pieno della lama, perché si impugna molto bene. Vedete? Se riesco a farvi vedere.
Infatti col solo peso di 95 grammi questo piccolo fisso può sostituire molto bene un folderino da usare tutti i giorni come DC, che non serve solo per bucciare la frutta come abbiamo visto, ma bensì per fare anche lavori di media grandezza. Ci mettiamo poi il suo piccolo fodero in Kydex, che sicuramente è molto pratico e comodo. L'unico difetto è che si scuote un po', sentiamo che fa del rumore, per quanto sia veramente ben fisso all'interno. Non si può sbagliare, perché se si introduce il coltello nella parte inversa non riesce ad entrare. Un'altra cosa, lo trovate sia in questa versione con il manico in fibra di carbonio, sia nella versione col manico in fibra di carbonio marmorizzato, che è la versione più lussuosa, oppure con la versione col manico in micarta. Questo è il Berus 1, poi c'è il Berus 2 che però alla lama è identico nelle dimensioni, nel metallo, nella composizione, però alla lama Wharncliffe. Ve lo faccio vedere un'ultima volta rapportato all'Isula 1 e un'altra volta rapportato al Lohmann. Cosa ne pensate voi di questo piccolo Berus? Vi aspetto qua sotto nei commenti, mi raccomando. Per questo video è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere, che dobbiamo arrivare ai 10.000 per poter fare video di diversa forma. Mettete un bel like, condividete e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!